Bentornati in un altro video ricchissimo di informazioni. Quest'oggi sono in compagnia di Niamh, che è la mia bellissima ragazza madrelingua inglese, e quest'oggi ci focalizziamo sul darvi dei consigli, darvi dei trucchetti per migliorare, to improve your language skill, quindi per migliorare il vostro understanding, quindi capire meglio l'inglese, perché so che molti di voi hanno questa difficoltà. E se non implementerete nella vostra vita, nei vostri studi, i consigli che vi daremo in questo video, vi posso assicurare che non imparerete mai l'inglese e continuerete ad avere sempre le stesse difficoltà, perché finché non modificate le vostre azioni, i vostri risultati e i vostri problemi resteranno sempre uguali, anzi peggioreranno. So, do you want to start? Okay, so today we're looking at understanding English immediately and how you can approach this. So I'm fully aware of the fact that right now you're listening to this video, you're listening to my voice, and you are struggling to understand what I'm saying, which is why you're here to translate. I'm here just to translate what I'm saying. So we're here to give you some tips, some tricks, some suggestions that you can like magician. Yeah, that you can yeah, that's fine. Don't worry, it's fine. That you can implement in your life right now. No, you have to. No, you can. Yeah, but it's their choice, but they need to. But they can listen to us or not. Yeah. Like, that you should be implementing in your life on a daily basis, so that you can really start to understand the English immediately and listening to the sounds. Do you want to translate? I've lost myself. I've lost myself. You've lost yourself? Yeah. Can you say that? Yeah. You've lost what? Myself. To listen to you. Yeah, I was distracted. Okay. It's fine. It's fine. So, for example, if you, like we have, been at school learning another language, and you still find yourself in a position at our age where you haven't progressed with English, despite being in school all the way through and still learning English on a weekly basis, you need to understand that there is something wrong in the method you are choosing. And that's the first thing to identify, is that the method you're using, your approach that you're taking, isn't correct. Completely wrong. So, wrong. So, praticamente se siete ragazzi della nostra età, quindi 20-25 anni, comunque avete frequentato la scuola dell'obbligo, e la scuola dell'obbligo italiana, e per tipo 12 anni, 13 anni, quello che è, nonostante voi avete studiato l'inglese ogni settimana, avete fatto tantissimi esami, tantissime verifiche, tantissimi test, tantissime rotture di balle a scuola, ancora i risultati non ci sono e avete delle difficoltà che sono ridicole. Cioè, considerando il fatto che avete studiato a scuola per quanti anni? Per tantissimi anni. Ok, quindi dovete considerare che dovete accettare il fatto che il metodo accademico, il metodo che si insegna a scuola, non funziona, poiché non avete risultati. Ok? Se il metodo scolastico funzionasse, tutti noi saremmo già capaci, non avreste bisogno di cercare su YouTube un metodo o un modo per imparare l'inglese o di guardare questo video, no? Cioè, pensateci. E quindi dovete considerare, cioè dovete accettare il fatto che il metodo è sbagliato e dovete cambiare il metodo, modificare le vostre azioni if you want to have a new result, okay? If you want to become able. And one thing I would say, it is completely normal for you to feel like you aren't comprehending, you aren't understanding what a native English speaker is saying. Especially if your level of English is quite low. And the reason that you are struggling, I can tell you right now, is because you have a very limited, a low level of exposure to the sounds, the English sounds. So, for example, Sounds. Like pronounce like, I don't know, like H in English is what in Italian? H. Yeah. H. Exactly. Like they're so different. No, like obviously it's different. H. Yeah, this is the alphabet. Yeah, but that's how, for example, we pronounce even alphabetically. The letters are so different that it's
important that you realize that this exposure to the sounds is how you're going to improve. Sì, ok. So yeah, this is the first trick that we're going to explain in one second. So, quindi se voi siete alle prime armi, quindi stringiamo un po' quello che ha detto Niamh. E quindi se siete alle prime armi, ovviamente è assolutamente normale avere delle difficoltà per quanto riguarda l'apprendimento, l'ascolto, l'esercizio, la pratica, eccetera, eccetera, perché state facendo una cosa che non avete mai fatto. Quindi il vostro livello di esposizione alla lingua inglese è davvero molto basso, ok? The exposure. Quindi è davvero molto basso, cioè per imparare l'italiano voi avete avuto un'esposizione fino a quando eravate dei neonati di 24 ore al giorno per 365 giorni per diversi anni, ok? Quindi voi non potete pretendere di diventare capaci, di diventare bravi, di diventare i migliori avendo un'esposizione ai suoni, all'ascolto, alla lettura della lingua inglese, studiando 1 ora al giorno, 2 ore al giorno, 3 ore a settimana, 4 ore a settimana. Non esiste questa cosa. È una cosa che è un po' più complicata, un po' più complessa di come viene spiegata a scuola e di come voi ve la state immaginando. Ok, so the first trick, because we are a magicians. Have you explained your analogy? The analogy, yeah, it's fine. Yeah? The analogy. Okay. Sì, no, wait. Sì, the analogy. Quindi praticamente, cioè, pensate per esempio, yeah, because the analogy is like it's refer to the school, our age. Praticamente, cioè, quindi se voi per esempio avete, ritornando al discorso che stavamo facendo riferito ai miei coetanei, quindi 20enni, 25enni che siete andati a scuola e avete buttato via il tempo per imparare l'inglese poiché non avete risultati, vi stavo dicendo appunto che il metodo è sbagliato. Provate per esempio a pensare, cioè voi magari volete diventare dei bravi ciclisti o volete imparare ad andare in bici, cioè se pedalate al contrario non andrete mai avanti, non andrete da nessuna parte perché il metodo è sbagliato. Dovete pedalare come è giusto che sia la direzione giusta, cioè voi non sapete neanche dove andare e cosa state facendo perché non sapete qual è il metodo giusto, non sapete cosa fare, quindi dovete incominciare a capire e ad applicare i consigli che vi stiamo dando anche gratuitamente attraverso questo spazio. Ok, so first tip or trick or suggestion. Like a tip that you can use when you must use. Se voi non fate queste cose non imparerete l'inglese mai. You must to. Ok, dovete fare le cose che vi stiamo dicendo perché sennò sarà impossibile. Okay, so number 1 tip is massively increase the amount of English you're listening to. The quantity. For example, if right now you're thinking, okay, how many hours of English do I hear a week? How much exposure am I getting? And you might think, oh, okay, well... And write on the paper. Yeah. And you might think, oh, okay, well, I watched 1 movie this week, and that was it. Fine. Or you had 1 class in English, that was it. You listened to like 1 hour of English. You can already identify your problem, first of all. But you also need to see, okay, well, 1 hour or 2 hours is not enough. You're not going to get any kind of progression. So our first tip is massively increase your exposure and your listening to English. Massively. You need to massively. Quindi dovete massivamente, ok? Like massivamente. Maybe in Spanish you can say it. Yes, poi dovete ascoltare tantissimo, perché se io dovessi chiedervi quante ore siete stati esposti alla lingua inglese questa settimana, la settimana scorsa, e la vostra risposta qual è? Molti di voi mi potrebbero dire 3 ore, 4 ore, 5 ore, magari avete visto un film ieri sera, avete ascoltato un podcast, siete andati a lezione, cioè comunque nessuno di voi mi risponderebbe di aver studiato, di aver ascoltato 70 ore in una settimana, okay? Che è assolutamente possibile perché sono 10 ore al giorno, sono 10 di podcast,
magari anche di film, integrate con qualcosa, se la potete fare benissimo. Quindi il primo passo è quello di ascoltare tanto, e per farlo non vi serve più tempo, ma dovete ottimizzare il tempo che avete già nella vostra vita, perché tutte le persone hanno 24 ore al giorno, tutti i giorni. Mm-hmm. You understand it? Everyone has 24 hours A day to do what they a want. day, every day. Yeah. So you don't need more time. You have to optimize The time that the you time have. you have. I always say that to you. Maximize the time that we've got. Maximum. Like we were, yeah. That's Yeah, it's different fine, it's point. fine, don't worry. Quindi the first trick is this is the trick. This is il trucco di magia. Il primo trucco è quello di ascoltare tantissimo. Più ascoltate meglio è. La qualità a lungo termine deriva dalla quantità. Ok, so the second, do you want to No, that's it. Okay, so the second trick is that you need to translate every word that you don't know. every single word you don't know. So devi tradurre tutte le parole che non sai. So you always need to, first of all, think, do I have a translating app on my phone? That's already a vital mistake if you don't have it and you're trying to learn English. For example, when you're in a supermarket and you're trying to find, like for example here, when I'm in the supermarket, Spanish supermarket, and I want to find like chickpeas, I didn't know what they were. What? Chickpeas, garbanzos. Garbanzos. Yeah, so I had to use Google, like a translator, to translate the words, and now I know it. Like, Yeah. so every word that you don't know needs to be translated. Obviously. And if you're watching a movie and you have the subtitles, you can see the words that you're not familiar with, and you can write them down, and then you can either find the translation later or stop depending on your size of vocabulary, because if it is very limited, you'll be stopping the movie every 10 seconds. Yeah, like I used to do. Yeah, but like you can write them down and then after look at them, but you need to translate all the words that you don't know, basically. Sì, quindi tradotto in una parola semplice, in una frase semplice, dovete tradurre tutte le parole che non sapete, che non riuscite, che la vostra mente, che il vostro cervello non riesce a riconoscere nell'immediato, ok? E potete tradurre questa parola anche 100 volte. Se tra 100 volte leggete quella parola lì e non ve la ricordate nell'immediato, dovete tradurla 100 volte, non mi interessa, sarà difficile, sarà complesso, ci metterete tanto tempo, ma è così. Quindi il nostro primo consiglio è assolutamente quello di installare qualsiasi traduttore all'interno del vostro cellulare, o comunque avere sempre a portata di mano un qualcosa per tradurre le parole dall'inglese all'italiano, quindi from English to Italian, ok? Is that one? Is that? Finished? That Yes, one? finished. Okay, and the third tip or suggestion that we give to you, Trick. or trick, is that eliminate focusing on grammatical rules. So if your focus at the moment is grammar, like focusing constantly on grammar, that needs to be eliminated right now. Like for example, I have The secret document. a secret document. One of the best guides for teachers for teaching English to foreign, like teaching English as a foreign language. And this is one of the best guides there is in the market in the UK. And Can I translate? Yeah, go for it. Cioè, la guida migliore per imparare, cioè per insegnare agli inglesi a insegnare gli inglesi all'estero. Quindi per esempio noi viviamo qui in Spagna, quindi per esempio Niamh, se vuole insegnare l'inglese, deve seguire una guida per appunto insegnare l'inglese nello straniero, quindi all'estero, ok? Quindi questa è la migliore guida che potete trovare a Londra. Ovviamente non possiamo dire il nome per motivi di privacy, ok? Non vogliamo dire queste cose, però appunto ci sono dei discorsi anche da studiare, delle domande, dei test, delle robe che non hanno un senso compiuto. For example, do you want to show something? Yeah, like even if I'm looking through some of these, I've really struggled. Sorry, I've really struggled with looking at this, and it's like taste. yeah, like loads of. Well, let me find one. Yeah.
Like, for example, one of the questions, you have a sentence like, A sentence, una frase. It's not a phrase, it's a no, sentence. sentence. I'm going to visit my family in London this weekend, and I will fly to London Stansted, Yeah, for example. A sentence, una frase. Yeah, but... Questa settimana prossima vado a Londra a trovare la mia famiglia. Yeah. Next week I'm going to... No, just one. Yeah, well, which sentence? That one, going Which to London. Sentence? Which one? Repeat. I can't remember it. Oh, come on. So I'm going to London next week. Yeah. But the question, like for example, a grammatical question is to identify the main verb, the action verb, despite there being like 3 or 4 verbs in the sentence. But it doesn't matter. Like, it doesn't. What purpose does that add in your understanding of English? I can't even answer some of the questions, and I'm native English. Or you have questions on phonetics, like phonetics is the verb is important actually. Like, no? Yeah, but like, it's useless to understand to speak. Yeah, like there's a question on phonetics, and it's how many phonemes does the word house have? Okay, and it's the options like 2, 3, or 4, for example. But I can't even answer that, and I'm native English. I don't know the answer. You don't have to know the answer. No, so why should you know? Like, so following grammatical rules is like a big no-no. When you're trying to actually learn English properly because you want to speak it, not to pass an exam, okay? Yeah, do you want to translate? Too much in English. Go on. Tipo una domanda che anche io ho visto, che ho detto ma perché fanno queste robe, cioè non ha senso, mettere una frase, una parola e chiederti quanti fonemi ci sono in quella parola o in quella frase, cioè chi se ne frega di quanti fonemi sono tipo delle singole, tipo un suono, un singolo suono che viene identificato in un modo autonomo, qualcosa del genere, tipo A, B, C, D, E, F, G, cioè ogni lettera è un fonema praticamente. E quindi in una parola ti chiedono quanti fonemi ci sono in questa parola, cioè chi se ne frega. Cioè voi quella parola lì dovete sapere come viene tradotta, come viene interpretata, in quale contesto bisogna metterla e come si pronuncia correttamente, come si scrive correttamente, poi dei fonemi, delle robe grammaticali, cioè non ce ne potrebbe fregare di meno, perché ci sono anche delle domande, delle regole, delle robe che anche una persona madrelingua fa fatica, no? Cioè se io in una parola, tipo una parola calcestruzzo, io ti chiedessi quanti fonemi ci sono nella parola calcestruzzo in italiano, cioè, quanti di voi saprebbero rispondere a questa domanda? Ovviamente pochissimi di voi, anche perché è inutile, voi dovete sapere cosa significa quella parola, in quale contesto viene utilizzato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi focalizzatevi sulla pratica, focalizzatevi a to learn the real English that you use commonly. Yeah. To conversate. To have a conversation. To have a conversation. How? To have a conversation. Conversation. Yeah. Yeah, like for example, whilst obviously you need to understand the grammar and verbs that are irregular in certain tenses, but that's not sitting down and having to A, B or C, which one's correct. You learn that through speaking and listening rather than exercises, you know? Yeah, listening first of all. Quindi ascoltate tanto, traducete tutte le parole che non sapete e dimenticatevi della grammatica perlomeno nella prima fase iniziale, poi alla grammatica ci penserete più avanti. Ok, quindi dopo aver ascoltato appunto tanto, se no non a caso, vabbè, questa cosa non ve la dico. So yeah, that's all. That's all. That's all. That's all, fuck. Oh, that's it. Yeah, that's all. You combine both. Yeah, combine both. Yeah. So that's subscribe the channel if you want. If you don't want, it's fine. But you're lost. Can see you're lost. Yeah, you never improve your English. It's impossible. Quindi fate tutte queste bellissime cose e fateci sapere se stanno funzionando, se avete dei miglioramenti, perché ci fa solo che piacere. Se possiamo aiutare qualcuno lo facciamo volentieri. So bye bye. See you next time.
next time, maybe. Whenever, yeah.